il personaggio certamente più importante di questo Riviera Film Festival, senza voler togliere niente ovviamente a tutti gli altri, ma abbiamo con noi Emily Mortimer, che è la giurata e che è la presidentessa di giuria della sezione dei lungometraggi. Parlando di Emily Mortimer parliamo di una carriera incredibile, insomma, ha girato film con Woody Allen, Match Point, con 2 film con Scorsese, Ugo Cabré e Shutter Island, Rob Marshall, Il ritorno di Mary Poppins e tanti altri ancora. È un piacere averla qui e cerchiamo un po' di fare luce ancora di più su quella che è la sua carriera. Come è iniziata la sua carriera? Lei è inglese, è nata a Londra, però ovviamente poi si è trasferita negli Stati Uniti. La sua carriera? How did your career start? Oh, well, I just always wanted to act from when I was a little girl, and I really started just doing plays on the television for my mum and dad. I mean, on the stairs at our house, I would act out plays and just perform whenever I could for my parents. And so I started when I was little, but I was a very shy child, and so I think acting was the only way that I could express myself, really. Ha iniziato quando era piccolissima, ha sempre avuto questo amore per il cinema e all'inizio recitava per i genitori sulle scale di casa, proprio riproduceva gli show della televisione per la propria famiglia. Era una bambina molto timida, quindi recitare la aiutava ad esprimersi, era forse l'unico modo per potersi esprimere liberamente. E poi come si è incanalata questa passione, come è diventato un lavoro? To make your job out of it? I just always acted at school and then at university, and an agent happened to come to see a play I was in at university at Oxford in England, and she wrote me a letter and said, I would like to represent you, and I was amazed when I opened this letter, and I actually got a job on the television in England before I had even left college, and so in that way it was kind of easy for me. But when I wasn't acting, life was difficult. But when as an actress, it came quite easily. È stato un percorso molto spontaneo, molto naturale, ha continuato a recitare quando era alle superiori e poi all'università, ha fatto l'università di Oxford e mentre era all'università, ancora prima di finire, di completare gli studi, ha ricevuto una lettera in cui la chiamavano a partecipare a uno show in Inghilterra e questo le ha aperto, diciamo, le porte. E la sua sensazione è che la vita sia stata più difficile quando non recitava, ma in realtà quando recitava sia stata facile e quasi spontanea. C'è stato un momento, o meglio, qual è stato il momento in cui lei ha pensato, ce l'ho fatta? When was the moment where you thought, I made it, I did it? I still haven't thought that. Maybe being here with you. In questo momento con noi. Lei è molto gentile, ma tra l'altro il cinema l'ha fatto conoscere anche l'amore, l'ha fatto incontrare l'amore. Through cinema you also met the love of your life. Yes, I did. I met my husband, Alessandro Nivola, or Nivola, as we say in America, who is Italian, and his grandfather came from Sardinia, a little village in Sardinia, and we met on a film in England called Love's Labour's Lost by Kenneth Branagh, director. Sì, è vero, ha incontrato l'amore della sua vita, Alessandro Nivola o Nivola, come dicono negli Stati Uniti, e appunto ha origini italiane, i genitori vengono da un piccolo villaggio della Sardegna e si sono incontrati sul set, quindi da quel momento è stata una storia d'amore. Questo le ha creato anche un rapporto più stretto con l'Italia, ovviamente, perché poi so che insomma, già quando era piccolo con suo padre lei frequentava la Toscana, frequentava il Chianti, la zona del Chianti. As you was a child, you came to Tuscany with your father, but marrying Alessandro created a stronger boundary to Italy, isn't it? Yes, everyone in my family has always felt passionately about Italy, and I came here every year from when I was a child to Tuscany, yes, in Chianti with my father. And there's a big tradition of English people loving Italy, with the Brownings and Byron and Shelley, especially in this area. And so a lot of English people have always been in love with Italy, as well as people from all over the world.
and I fell in love with an Italian. He's a little bit Italian, but he got his citizenship 2 days ago in America, so everybody's very happy. Sì, è proprio così, quando era piccola veniva tutti gli anni nel Chianti, in Toscana nel Chianti con il papà, e c'è una grande tradizione di inglesi che si innamorano dell'Italia, ad esempio anche Byron, Shelley, soprattutto in questa regione, in Liguria con il Golfo dei Poeti, e loro non erano da meno. In fondo alla fine ha sposato anche un italiano, o comunque che ha una parte di italianità, ma 2 giorni fa ha ottenuto la cittadinanza ufficialmente, quindi sono tutti molto contenti di questo. Come sceglie i suoi ruoli, i ruoli che interpreta? Qual è ciò che le fa preferire un film piuttosto che un altro? How do you choose the roles that you're going to interpret? Why do you prefer something rather than something else? It's really hard to say. I think it's just almost in the same way as that I judge a movie in the festival like this. It's like you don't really know, but you know it when you see it or when you read it, and you're really engaged and surprised and moved by a script. Then you want to be a part of it, and I think it's just, you know it when you see it, but it's hard to explain what the reasons are for loving it before you've seen it. È difficile trovare un criterio comune o spiegare quali sono i motivi che la spingono a scegliere qualcosa piuttosto che un'altra prima di vedere le scelte che ha a disposizione. È un po' come essere adesso nella giuria del festival. Ci sono tanti film e solo nel momento in cui li vede riesce a capirli, a coinvolgersi, a essere coinvolta emotivamente, allora sa quale le è piaciuto oppure no. Con i ruoli succede la stessa cosa. Finché non legge, non vede l'idea, non si sente coinvolta emotivamente, non riesce a scegliere se questo è il ruolo che fa per lei. C'è un film tra quelli che ha girato, ne ha girati tantissimi, Emily Mortimer, a cui si sente particolarmente legata per un motivo o per un altro? You starred in a lot of movies. Which movie do you like the most, or you felt that your interpretation really fit the movie? Oh gosh, that's You did a lot of difficult movies. question. Yeah. Sono mode. See. I mean, I really liked my performance in a movie called Trans-Siberian, which was a film with Woody Harrelson that we filmed in Europe, in Lithuania, which was a Brad Anderson movie, the same director that did The Machinist. And I really liked my role in that, and I felt I connected with it, and I think it was a great film. And then there's another film called Lovely and Amazing, which is by an American filmmaker called Nicole Holofcener. That was one of the first times I really felt like, oh, I have found what I want to do, and I was surrounded by interesting people and interesting actors, but then also working with Martin Scorsese, twice was one of the great highlights of my life as well. So there's too many different movies I have loved. To pick one, I can't pick one. È difficilissimo sceglierne uno, ha lavorato in moltissimi film, ma ce ne sono 2 in particolare uno che si chiama Lovely and Amazing, che è stato girato in Europa, e un altro Trans-Siberian che è stato girato in Lituania, dove in entrambi i casi era circondata da persone fantastiche che l'hanno fatta sentire a proprio agio, dove pensava soprattutto in Trans-Siberian che il ruolo fosse stato proprio scritto per lei. E ovviamente lavorare con Martin Scorsese, per il quale ha fatto 2 film, è stata un'esperienza unica che le è piaciuta molto. Nel 2021 lei ha fatto anche un film da regista, The Pursuit of Love. In 2021 you directed once. Che esperienza è stata stare dietro alla macchina da presa? How was it to be behind the camera for once? I really liked it very much. I enjoyed it because I find being in front of the camera very scary, and as I said, I'm a shy person, so I found being behind the camera, like, it stopped being about me. Strangely, it was more about just telling the story, and when the camera's on you, you get very neurotic, like, am I pretty enough, am I funny enough, am I charming enough, and that gets in the way sometimes of doing your best work. But when you're directing, it's only about the story and telling the story and communicating something, and I really loved it.
Le è piaciuto tantissimo, è stata un'esperienza completamente nuova perché lei ha detto prima che era una ragazza molto timida e ancora questa timidezza comunque c'è, quindi essere davanti alla telecamera significa preoccuparsi sempre anche di come si appare. Sono divertente abbastanza, sono abbastanza carina, sono a posto, va tutto bene, mentre invece stando dietro alla telecamera ci si concentra esclusivamente sulla storia perché a quel punto è l'occhio che guarda la storia che deve essere raccontata. È stata un'esperienza che ho amato tantissimo. Ce ne saranno altre da regista? So should we expect more movies as a director? Yes, I hope so. I'm writing one at the moment that I'm excited about, and I hope I will be directing soon. Speriamo e ci sono buone chance perché sta scrivendo adesso un film e spera di poterlo dirigere presto, di poterlo rendere presto realtà. Magari portarlo qui a Sestri Levante. Maybe you can bring your movie then to the next festival in Yes, Levante. definitely. Assolutamente E sì. l'ultima cosa che volevo chiedere è proprio sull'esperienza qui a Sestri in questi giorni. Non le chiediamo dei giudizi specifici sui film, ma globalmente con la qualità dei film che ha visto. So the last question is about your experience in Sestri Levante, namely. We don't want to know which movie is going to win, but what is your feeling about the movie? Do you like the selection? Do you like the festival and the competition? Yes, I love this festival. It's very interesting and beautiful to, see all these films made by young filmmakers and understand what young artists are feeling. And I feel very honored to have got to watch these extraordinary films and fascinated by them. And I think there's very common themes in a lot of them which I'm interested in. A lot of them seem to me to be about going back to small villages, home, where maybe many generations of family have lived. And I wonder whether a lot of these movies are about that theme, and I wonder whether there's something to do with what happened in COVID, where people left the big cities and went to the smaller villages and got in touch with their past in a way, in some ways that was good, and some ways that was kind of, scary or strange. And anyway, it's been a very interesting experience. È un'esperienza molto interessante, adora la selezione, adora i film che sono in competizione, li trova molto interessanti, soprattutto perché i film sono tutti di registi giovani, quindi è interessante vedere che cosa sentono i registi, che cosa vogliono comunicare. E ci sono dei temi a cui si sente anche molto legata. Un tema in particolare che sembra essere un po' il filo conduttore di diversi film è il ritorno a casa, il ritorno alle origini, il ritorno nei piccoli villaggi e quindi di conseguenza alla famiglia. E potrebbe in qualche modo essere collegato all'esperienza del Covid che ci ha costretto oppure ha portato alcune persone in certi casi a scegliere di ritornare nei propri villaggi, riscoprire questa parte di loro stessi che può essere bello e affascinante ma può anche far paura entrare in contatto con questa parte di noi. Noi ringraziamo, thank you very much.